Vuoi che andiamo a vedere una partita di calcio oggi? Anche sì, dai. Che squadra tifi qua in Inghilterra? Supporterei i lupetti gialli io. I lupetti gialli? Wolverhampton. Va bene, dai. Alla fine abbiamo trovato dei biglietti per West Ham Everton nel nuovo stadio di Londra. Però la partita è tra un'ora, dobbiamo correre e non abbiamo neanche stampato i biglietti. Comunque qui è impressionante la modalità di acquisto dei biglietti. Dopo vi do qualche dettaglio in più su quanto incassano e quanti soldi girano nella Premier League. Tra l'altro questo è lo stadio che è stato costruito per le Olimpiadi del 2012 di Londra, quindi deve essere molto nuovo e molto figo. Ha anche le tribune a scomparsa, però adesso vediamo come funziona. Quelle devono essere le piscine olimpiche, lì dietro si vede un pezzo dello stadio, quella è una struttura che hanno fatto sempre per le Olimpiadi. Procediamo. Quello è lo stadio che si intravede sempre là dietro, è immenso. ArcelorMittal Orbit, cosa? Comunque sto coso è tipo uno scivolo immenso con la cosa panoramica sopra. Scivolo, struttura, noi andiamo allo stadio. Ed ora coda per i controlli. Comunque questa bestia tiene 60.000 persone e per costruirle le varie ristrutturazioni hanno impiegato più di 1 miliardo di sterline. I biglietti si stampavano fuori. Biglietto preso, se ci muoviamo vediamo anche il calcio d'inizio. Correre! Tribuna VIP, entrata B, noi siamo entrata A, più avanti. Eccoci qua, si entra. Su su su. Entrano. Fine primo tempo, ora tutti quanti procedono a bere e entreranno alcolizzati. Mentre tutti sono a bere vi faccio un piccolo tour con il mio ditone. Allora, quelli vetrati sono i box dove ci sono le persone che hanno soldi da spendere e c'è la migliore visuale. Subito sopra i box ci sono le telecamere televisive e poi questa colonna qua è giornalisti con i commentatori, lì c'è il boxino dei commentatori. Poi questo sarebbe uno stadio olimpico e quindi ci sarebbe la pista d'atletica, però come vedete non c'è. Non c'è perché tutte le tribune sotto fanno dentro e fuori, dentro fuori, dentro fuori. Tutto il primo anello, è una figata, per cui quando ci sono le partite lo mettono fuori e c'è una migliore visuale. Figata. E sì, se ve lo state chiedendo, sono un grande appassionato di questo sport. È scesa la notte e siamo sempre sull'1-1. Finita 1-1, partiassa, partitaccia come diremmo noi. Non so se i soldi che ho speso valgono questa esperienza. Almeno ho visto un bello stadio, però dopo parliamo di soldi. Comunque bellissimo stadio, l'unico problema è che è moderno e perde tutta quell'atmosfera dello stadio tipico inglese. Pro e contro, bello, ma non c'è l'atmosfera di molti altri stadi qui a Londra, che magari vi porterò a vedere. Ora ci stiamo dirigendo a Westfield, che è là in fondo, il centro commerciale più grande qui a Londra. Questo quartiere olimpico è tutto nuovo, l'hanno costruito una decina d'anni fa e hanno fatto investimenti della Madonna tra piscine, stadio, sto centro commerciale immenso, tutta zona nuova. Ci diluiscono. Dai, ripetilo! No, non so se sia un appassionato. No, appena detto, immaginati a venire qua con la Laura. Probabilmente staremo qua anni. Il centro commerciale era immenso, per darvi le misure, se lo guardate dalla mappa in alto e prendete 3 stadi dove siamo appena stati e ce ne mettete 3 uno di fianco all'altro, quella è più o meno la grandezza di sto centro commerciale. È sorprendente come abbiano reinventato un intero quartiere con centro olimpico, stadio, centro commerciale, e da quel che mi hanno detto qui adesso si sta sviluppando un'area completamente nuova di abitazioni, quindi gran bel lavoro. E ora si torna a casa e parliamo di soldi. Quanti ne fa girare la Premier League? Eccoci qui, è impressionante quanti soldi produca la Premier League. Io oggi voglio parlare soltanto di diritti televisivi e già quelli sono 6 miliardi, sono 6.000 milioni
all'anno. La cosa bella è che questi 6 miliardi vengono divisi molto bene tra le squadre, infatti il 50% di questi va diviso equamente tra tutte le squadre, il 25% viene diviso come premio, chi arriva prima becca più soldi, mentre il restante 25% viene diviso tra commissioni e spese di gestione. Quindi ogni squadra al minimo, indipendentemente dalla posizione in cui arriva nel campionato, becca all'anno 120 milioni di euro. Questa per l'ultima in classifica, mentre la squadra che vince il campionato può aspettarsi di guadagnare circa 190 milioni di sterline. Questo soltanto di diritti televisivi della Premier League, senza contare tutte le altre competizioni, tutti gli altri sponsor e magari, che cavolo ne so, anche la vendita di biglietti, che tra l'altro è particolarissima perché gli stadi nella Premier League sono quasi sempre pieni. Di media tutte le partite della Premier League hanno lo stadio al 95% pieno, quindi vuol dire che quasi tutti i posti sono sempre occupati. Per questo loro hanno un sistema molto particolare. Dato che c'è tantissima richiesta di biglietti, fanno acquistare prima i loro abbonati, ma questi abbonati sono semplicemente abbonati alla squadra per accedere per primi ai biglietti. E dato che molto spesso gli stadi vengono riempiti al massimo, per esempio vi faccio l'esempio del Tottenham. Il Tottenham ha uno stadio di 60.000 persone. Gli abbonati del Tottenham in questo senso non sono abbonati allo stadio, all'ingresso e al biglietto, ma sono abbonati alla possibilità di acquistare il biglietto per primi. Sono molto probabilmente più di 60.000 e questo abbonamento per un anno per acquistare prima i biglietti costa 50 euro. Se prendete 60.000 e lo moltiplicate per 50 euro vi vengono fuori 3 milioni di euro, e questo non per acquistare il biglietto, soltanto per avere il diritto di poter acquistare il biglietto. Poi queste persone possono acquistare il biglietto e in base alla partita, in base alla posizione dello stadio, hanno diversi prezzi. Per esempio la partita che siamo andati a vedere io e Federico era una partita di fascia C, quindi non molto importante, non molto accattivante. Nonostante questo lo stadio era pieno. Abbiamo pagato 75 sterline in due, che sono circa 90-95 euro, quindi 45 euro a testa per quella posizione nella tribuna. E ovviamente noi abbiamo avuto accesso alla possibilità di acquistare il biglietto soltanto i 2-3 giorni prima di andare allo stadio, mentre i giorni precedenti l'acquisto del biglietto era riservato soltanto agli abbonati. E la cosa che mi fa rimanere un po' così è che fanno milioni vendendo la possibilità di poter acquistare un biglietto, che è paradossale, però c'è talmente tanta richiesta per vedere queste partite che è l'unica cosa intelligente da fare. Poi ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Tutto questo è troppo? Secondo me il prezzo di un qualcosa è determinato sempre da domanda e offerta, quindi se la domanda è tanta, questo è il risultato. Detto questo, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun'altra avventura a Londra. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace perché sarebbe molto utile per il mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!